Immaginate una notte di pioggia che sconvolge ogni cosa. Amore, tradimento e una decisione che cambia la vita per sempre. Restate con me, perché quello che sto per raccontarvi vi terrà incollati fino all'ultimo secondo. Non ve ne pentirete. Prima di iniziare vorrei fare un piccolo, ma importante invito. Noto che il 77% di voi guarda i miei video senza essere iscritto. Se i miei racconti vi piacciono, vi prego di iscrivervi al mio canale. Un semplice click che per noi è importantissimo e significa molto per il nostro futuro. Grazie di cuore. Iniziamo. Sembrava sempre che ci volesse più tempo per arrivare in cima. Era difficile dire se i ragazzi non vedevano l'ora di avere una notte libera o se erano arrabbiati per aver perso 2 ore. 2 ore in un turno di 12 ore e l'allarme metano si è attivato. Avevo ancora i 4 bastoncini e i loro cappucci nella borsa gialla appesa alla mia spalla. Non ci sarebbe stato nessuna esplosione stanotte e ora ero bloccato con la borsa di nuovo. Il magazzino dove tenevano la dinamite sotto chiave restava aperto giusto il tempo necessario per la guardia notturna per prendere la razione giornaliera. Avrei portato di nuovo a casa con me la borsa gialla. Era una scocciatura, ma la differenza di paga compensava il disagio. Presi il mio giaccone dal locker e uscii dalla porta. Potevo vedere le nuvole grigie che si avvicinavano sulle montagne a Estimated. Quando attraversai il parcheggio, Marty aveva già scaldato il camion ed era pronto per partire. Maledizione, Travis, non capisco perché non riesci a procurarti un vecchio camion scassato. Almeno avresti qualcosa da guidare. Sai che non posso permettermelo. Pagare le rate della Mustang di Donna mi tiene in miseria. Non è facile mantenere 3 figli e avere una moglie con molte esigenze. Sei l'uomo più sottomesso che conosca. Lei ti ha sempre tenuto in pugno sin dalle elementari. Marty aveva ragione. Donna si era attaccata a me quando eravamo bambini. Era prepotente e autoritaria, ma la bambina più carina di tutta la contea. Sopportavo tutte le sue stronzate solo per stare con lei. In qualche modo, la situazione era sfuggita di mano. Eravamo appena usciti dal parcheggio quando la pioggia iniziò a cadere costantemente. Era una pioggia fredda e scura, si capiva che sarebbe durata per tutta la notte. L'unica cosa buona che faceva la pioggia, secondo me, era lavare via la polvere di carbone dal mondo. Naturalmente i contadini la pensavano diversamente. I tergicristalli del vecchio F100 di Marty sbattevano pesantemente, lasciando grandi strisce sul parabrezza. La crepa sul lato del passeggero iniziò a gocciolare sul cruscotto come faceva sempre. Sì, è proprio quello che mi serve, un vecchio camion scassato. Ci volevano solo 15 minuti per arrivare al parco di roulotte. Tutto il posto si trasformava in fango quando pioveva. Sarebbe stato bello se almeno avessero messo un po' di ghiaia ogni tanto. Tutto quello di cui avevamo bisogno era un acconto per andarcene. Il problema era che ogni volta che risparmiavo un po' di soldi, Donna trovava qualcosa su cui spenderli. Ti vengo a prendere domani, alla stessa ora. Grazie Marty. Marty e io siamo cresciuti insieme. Nessuno dei due aveva pianificato di lavorare in miniera, ma è così che è andata a finire. Lui voleva arruolarsi nell'aeronautica, ma non lo accettavano senza un diploma di scuola superiore. Io volevo diventare un meccanico autocertificato di qualche tipo, ma anche quello non ha funzionato. Ehi Travis, dov'è la Mustang? È difficile non notare un'auto gialla brillante, tranne quando non c'è. Feci spallucce e entrai nella roulotte mentre lui si allontanava. I miei 3 ragazzi erano tutti seduti sul pavimento davanti alla TV quando entrai. Dov'è tua madre? Todd, l'8enne, mi guardò e fece spallucce. Quando è uscita? Circa 10 minuti dopo che te ne sei andato per lavoro. Avevo la netta sensazione di interferire con la loro visione televisiva. Che cosa indossava? Il vestito rosso. Una cosa era certa, non indossava quel vestito per andare al supermercato. Era scollato e arrivava sopra le ginocchia. Devo dire che stava bene con quel vestito rosso. Misi la mia lattina di birra nel frigorifero. Sarebbe stata ancora buona domani. La tua mamma vi ha dato da mangiare prima di uscire? Todd era l'unico che rispondeva alle mie domande. No, ho preparato la cena. Cosa avete mangiato? Coco Puffs. Erano tutti e 3 ipnotizzati dalla TV. Era ovvio che ero una distrazione indesiderata. Secondo me,
Todd non era abbastanza grande per badare a se stesso, figuriamoci ai suoi fratellini. Terry aveva 6 anni e Sean quasi 3. Todd, se riesci, metti un paio di pantaloni puliti a Sean. È chiaro che si è pisciato addosso. Faticavo a credere che un bambino di 3 anni non fosse ancora addestrato al vasino. Donna era il tipo di madre che pensava che i bambini dovessero crescere da soli. Presi una birra veloce e andai in bagno. Pioveva a dirotto fuori, ma avevo un'irrefrenabile voglia di andare a cercare mia moglie. Mi chiedevo dove l'avrei trovata quella sera. Tutto andava bene fino a circa 4 anni fa. Donna aveva iniziato a uscire con la sua amica Marta Lou. All'inizio era solo una volta alla settimana mentre io stavo con i 2 ragazzi. Aveva rallentato un po' mentre era incinta di Sean, ma dopo la sua nascita aveva ricominciato. Quando iniziai il turno di notte in miniera, chiamava una babysitter mentre lavoravo. Circa 6 mesi fa aveva iniziato a lasciarli soli. Marty aveva ragione su una cosa: ero sottomesso. Per tutto il tempo in cui ero stato con Donna, le avevo permesso di prendere tutte le decisioni. Lei decideva sempre cosa fare e dove andare. Non avevo praticamente alcuna voce in capitolo. Era così eccitante stare con lei che avrei sopportato qualsiasi cosa per renderla felice. Credo che fosse questo il mio problema. La cosa migliore della nostra relazione era il sesso. Facevamo più sesso di qualsiasi altro uomo che conoscessi, ed era sesso buono. In tutta onestà, devo dire che ho tentato di limitare le sue attività extra, ma ho fallito miseramente. Il papà di Donna era vice sceriffo quando ci siamo sposati e poco dopo è stato eletto sceriffo della contea. Non gli sono mai piaciuto e mi ha fatto capire chiaramente che non ero abbastanza per la sua unica figlia. Ora mi rendo conto che aveva ragione. Non potevo provvedere a lei nel modo in cui richiedeva. Una notte, prima che rimanesse incinta di Sean, andai in uno dei locali del posto e cercai di costringere Donna a tornare a casa con me. Non fui silenzioso a riguardo. Suo padre arrivò in meno di 10 minuti. Il papà di Donna era un uomo grande e prepotente. Mi sbatté contro il muro in mezzo al bar e mi disse chiaramente, davanti a 100 persone, che se avessi toccato sua figlia di nuovo mi avrebbe fatto a pezzi. Donna riuscì a calmarlo e alla fine tornò a casa con me. Quella fu l'ultima volta che discutemmo del suo andare in giro. Dopo la nascita di Sean, sembrava che le piacesse farlo solo per irritarmi. Un famoso uomo una volta disse che tutti gli uomini vivono vite di tranquilla disperazione. Non so chi fosse, ma era un tipo intelligente. Guardai i miei 3 ragazzi sul pavimento e decisi che non volevo più farlo. Pioveva ancora. «Mamma, sono Travis, ho bisogno che mi fai un favore». Io e mia madre siamo sempre andati d'accordo, tranne quando si trattava di Donna. Aveva un sesto senso e non si era mai affezionata a mia moglie. Donna era intelligente e carina, ma mamma la considerava una subdola e non degna di fiducia. A quanto pare aveva ragione anche lei. Tutti avevano ragione, tranne Travis. «Perché non sei al lavoro, ragazzo? Come pensi di nutrire quei 3 bambini se non lavori?» Non sono uscito di mia volontà. Hanno chiuso di nuovo per il gas metano. Ho bisogno che tu e papà veniate a prendere i bambini. Devo uscire per un po' e non voglio lasciarli soli. Dov'è tua moglie amorevole, ragazzo? Non ne sono sicuro. Ci fu una pausa dall'altra parte del filo. Fai quello che devi fare, figlio. Sai che tuo padre e io ti sosterremo sempre. Grazie, mamma. A volte è bello avere una famiglia. Donna aveva un cellulare, ma decisi di non chiamarla. I ragazzi erano ancora incollati alla televisione mentre mi rimettevo il giaccone e prendevo la borsa gialla. Infilai un vecchio poncio dell'esercito sopra la testa e uscii nella pioggia. I miei figli non sembravano nemmeno accorgersi che stavo uscendo. In quel momento avrei voluto avere il vecchio camion di cui scherzava Marty. Era a meno di mezzo miglio dal parco roulotte alla strada principale. Una volta sull'asfalto, camminare diventava più facile. Non ci volle molto perché la pioggia mi facesse sentire peggio di quanto già mi sentissi. Il poncio arrivava solo fino alle ginocchia, quindi i miei jeans erano completamente fradici nei primi 10 minuti. Per qualche motivo, il mio calzino sinistro era bagnato. Presi nota mentalmente di impermeabilizzare di nuovo gli stivali quando avessi avuto tempo.
Il poncio manteneva la mia testa asciutta, ma la pioggia mi soffiava in faccia e ogni pochi minuti dovevo asciugare l'acqua per vedere. La maggior parte dei bar erano dall'altra parte della città. Naturalmente era una città strana. Da un lato della strada principale c'era la ferrovia e dall'altro tutti i negozi. Ovviamente i negozi erano chiusi ormai, almeno quelli che erano ancora in attività. I lampioni funzionavano bene e si potevano vedere le gocce di pioggia cadere davanti ai globi. 2 macchine si fermarono e mi offrirono un passaggio, ma le mandai via con un gesto. La parte sud della città finiva poco prima dell'autostrada. L'ultimo posto ancora aperto sarebbe stato il truck stop di Joe. Un tempo era il caffè di Joe, prima che costruissero l'autostrada. Servivano buoni pasti e caffè caldo. Ai camionisti piaceva perché il diesel era sempre qualche centesimo più economico rispetto alle grandi stazioni di servizio. Tra dove mi trovavo e Joe's c'erano almeno una dozzina di bar e la metà di tanti motel. In una notte come questa non pensavo che Donna volesse guidare troppo lontano. Tutto quello che dovevo fare era trovare una Mustang gialla. Peccato che non potessi permettermi un taxi per girare. La pioggia era incessante. Il tuono sembrava allontanarsi, ma l'acqua continuava a cadere. I primi 3 bar erano piccoli e cupi, dove per lo più persone anziane sorseggiavano lo stesso bicchiere per un'ora. Non erano il tipo di posto che Donna avrebbe scelto, ma meritavano comunque un controllo. Stetti fuori e guardai attraverso le finestre. I posti più vivaci erano più avanti, dove le luci al neon sembravano tremolare nell'aria umida. Il mio piede sinistro era completamente fradicio e iniziava a diventare freddo. Andai avanti, osservando attentamente le macchine. Sembravano tutte grigie fino a quando non ti avvicinavi a una distanza di circa 100 piedi. Credo che fosse un trucco della pioggia notturna con i tuoi occhi. Non ci avevo mai fatto caso prima. Il roundabout era il posto più caldo in città. Quando Donna e io uscivamo, finivamo sempre al roundabout. Finalmente lo raggiunsi dopo molti vicoli ciechi. Era abbastanza grande che dovetti entrare. Rimasi all'estremità del bar, grondante di pioggia come un cane pietoso. «Dannazione, Travis, sembri uno straccio! Che diavolo fai a camminare in una notte come questa?» Walt era un bravo barista e il proprietario del roundabout. Si avvicinò con un sorriso e mi porse un asciugamano da bar asciutto. «Non muoverti, Travis, non voglio dover asciugare tutto il dannato pavimento». Mi asciugai il viso e passai l'asciugamano tra i capelli. Anche con il cappuccio del poncio tirato su, i miei capelli si erano inzuppati. Quando gli restituii l'asciugamano, mi diede una birra piccola in cambio. Guardai intorno alla stanza e tutto quello che vidi furono 100 persone e Martha Lou. Aveva 2 ragazzi con sé, ma sembrava sola. «È andata via circa 20 minuti fa, Travis». Consegnai la birra vuota a Walt e feci un cenno per fargli capire che avevo capito. «Era con Alvin Pittman. Di solito va al Whispering Pines perché ha un parcheggio sul retro». Rimisi il cappuccio del poncio sopra la testa, feci di nuovo un cenno a Walt e uscii dalla porta. La pioggia stava diminuendo, ma era ancora presente. I lampi erano ormai lontani a ovest e il tuono quasi scomparso. Era solo una camminata di 10 minuti fino al Whispering Pines. Mi trovai a scuotere il piede sinistro ogni 100 piedi circa. La Mustang gialla era parcheggiata proprio accanto al King Cab doppio di Alvin. Non c'erano luci nel parcheggio sul retro. Immagino ci fosse una ragione per questo. Rimasi lì per circa 5 minuti. Ero bravo nel mio lavoro e ne ero orgoglioso. Il ritorno al roundabout sembrò più veloce dell'andata al Whispering Pines. La pioggia era ridotta a una leggera pioggerella, quindi mi tolsi il poncio prima di entrare. Era ovvio che Walt non sapeva come approcciarsi a me o cosa dire. Era un bravo ragazzo e sapevo che non voleva essere ricordato come il portatore di cattive notizie. Non aveva idea di cosa stessi facendo. Gli feci un piccolo sorriso per metterlo a suo agio e gli chiesi di far venire Martha Lou. «Che c'è, Travis? Perché diavolo non sei al lavoro?» La sua voce era carica di sarcasmo. Feci fatica a non darle uno schiaffo in faccia. «Dov'è Martha Lou? Dov'è Donna? E non dirmi che non lo sai. Forse è a casa con i tuoi figli, non è lì che dovrebbe essere? Forse dovresti tornare lì e occuparti dei tuoi affari».
Walt percepì la tensione e mi porse una birra nel tentativo di calmare le cose. Bevvi metà del bicchiere e mi avvicinai a lei. La troverò e la ucciderò, insieme a qualsiasi uomo sia con lei. Capisci? All'improvviso l'arroganza sparì. Marta Lou sembrava davvero impressionata. Quella semplice dichiarazione era totalmente contraria alla mia natura, come tutti nella contea sapevano. Walt sembrava un po' scioccato, ma notai un piccolo sorriso crescere sul suo viso. Ho detto, capisci? Marta annuì, ma non uscì una parola dalla sua bocca. Era sempre pronta con le risposte, ma non oggi. Mentre si avviava verso il suo tavolo, mi guardò 2 volte. Consegnai il bicchiere vuoto a Walt. Insistette per stringermi la mano prima che me ne andassi. Non lo aveva mai fatto prima. Dall'altra parte della stanza, Marta Lou stava parlando freneticamente al cellulare. Presi il poncio fuori dalla porta e lo gettai, insieme alla borsa gialla vuota, nel cassonetto accanto al bar. Non stavo cercando di nascondere nulla, perché non avevo intenzione di restare in giro. Ero sicuro che la miniera avrebbe avuto dei problemi a causa della dinamite non contata, ma non avevo intenzione di tornare lì. Pensai di avere circa 10 minuti per arrivare al truck stop se camminavo veloce. Joe's era occupato come al solito. L'asfalto era ancora bagnato, ma la pioggia dannata era cessata. Dovetti parlare con 3 autisti prima che uno mi offrisse un passaggio. Houston mi sembrava un'ottima destinazione. Proprio mentre stavamo entrando sulla rampa dell'autostrada, ci fu una forte esplosione a circa un quarto di miglio di distanza. Guardammo la palla di fuoco arancione e il fumo nero salire, visibili anche nel buio. Il mio autista disse un paio di parole che non colsi. Non notò il sorriso sul mio volto mentre guardavo fuori dal finestrino. Epilogo. Non ebbi problemi a trovare lavoro alla miniera di Pasta de Ano vicino a Palau. Erano contenti di avere un tiratore certificato dopo aver perso diversi uomini. Sembrava che li aiutassi a soddisfare alcuni requisiti assicurativi. La Mustang gialla sparì completamente insieme alla mia amata moglie. Organizzarono un servizio commemorativo, ma non c'era nessuna bara. Alvin fu scaraventato dall'esplosione nel parcheggio e finì spiaccicato sul lato di un cassonetto. Mi dispiaceva per Alvin, ma almeno ebbe un funerale. Non credo che potrò mai tornare a casa, poiché non esiste una prescrizione per ciò che ho fatto. Poiché far saltare in aria qualcosa è un reato federale, anche l'ATF è interessato a trovarmi. Mamma e papà porteranno i ragazzi da me quest'estate, almeno non dovrò più chiedermi dove sia mia moglie. Il mio nuovo lavoro alla miniera è meno stressante di quanto mi aspettassi. Non mi manca il vecchio lavoro, né la vita che avevo. È strano, ma non sento alcun rimorso per quello che è successo. Ho finalmente trovato una certa pace, lontano da tutto quello che mi ha causato tanto dolore. Ogni tanto mi chiedo cosa stia facendo la gente a casa mia. Se Marty e Jay e gli altri abbiano sospettato qualcosa. Ma alla fine, queste sono solo riflessioni passeggere. La mia vita è andata avanti e mi sono adattato a una nuova realtà, dove posso finalmente respirare liberamente. Grazie per aver guardato. Ti chiedo per favore se puoi lasciare un like a questo video se ti è piaciuto e di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto. Mi aiuterebbe molto a continuare a pubblicare queste storie. Alla prossima!